Ciao a tutti, bentornati o benvenuti se è la prima volta che passate di qui sul mio canale Uramariki Professione Nerd. La protagonista del video di oggi è una guerriera Sailor e possiamo dire che è la più alta e robusta tra tutte le Inner Senshi. Da un punto di vista di pura forza fisica è inoltre la più potente. Sto ovviamente parlando di Sailor Jupiter, la protetta di Giove. Il suo nome terrestre è Makoto Kino, chiamata Morea nel doppiaggio italiano Mediaset degli anni 90. Questa ragazza si presenta con un look un po' da maschiaccio e, come accennavo prima, fisicamente è molto forte. Per queste ragioni i compagni di classe ne hanno paura. Gira infatti voce che sia un attaccabrighe e che sia stata cacciata dalla precedente scuola. In realtà, una volta conosciuta meglio, si scopre che Makoto è una ragazza dall'animo dolce e sensibile, che cerca sempre di aiutare i più deboli e per questo motivo finisce spesso nei guai. È inoltre appassionata sia di giardinaggio che di cucina. Ci ricordiamo infatti molto bene quegli invitanti cestini da pranzo che portava ogni volta a scuola e ci facevano venire l'acquolina in bocca, e che Usagi cercava di scroccarle. Come guerriera Sailor, i suoi attacchi si basano sulla natura, specialmente i fulmini e i fiori, motivo per il quale indossa 2 orecchini a forma di rosa. Adesso però vi do una breve anticipazione della scatola che poi apriremo tra pochissimo. Si tratta anche stavolta di una Glitter & Glamours che ho acquistato su eBay dal rivenditore Pianeta Hobby al prezzo di 35 euro più la spedizione. A questo punto direi di passare all'unboxing e ci ritroviamo poi come sempre al termine del video per i saluti finali. A tra poco! Cominciamo analizzando come sempre tutti i lati che formano la scatola. Questo è il fronte che vi ho già mostrato nel segmento precedente. Possiamo vedere i loghi delle case produttrici, il logo di Pretty Guardian Sailor Moon Eternal The Movie e il logo del 30° anniversario dell'opera. Troviamo inoltre un'anteprima di come sarà il modellino all'interno. Sul lato destro ritroviamo un'immagine di Super Sailor Jupiter ma vista da una differente prospettiva. E non si tratterebbe di una Glitter & Glamours se non fosse stata creata in duplice versione. Sul retro ci viene infatti mostrata sia la versione A, che è quella di cui sto facendo l'unboxing, con la colorazione originale, sia la versione B con dei toni pastello. Sul lato sinistro, attraverso 4 differenti immagini, ci viene data una panoramica a 360 gradi della statuina. Sul lato superiore della box ritroviamo il motivo floreale che contraddistingue la linea, oltre allo sticker dorato della Toei Animation, che certifica l'originalità di questo prodotto. E questo invece è il fondo della scatola. Notiamo che la figure sarà divisa in 4 pezzi: il corpo, il fiocco rosa posteriore, il braccio sinistro e una basetta bianca di supporto. E tralasciando la fatica che ho fatto per montare la basetta, eccola qui, la paladina protetta dal pianeta Giove in tutta la sua potenza. A colpo d'occhio mi sembra incantevole, ma diamole un'occhiata anche dagli altri lati. Non so voi, ma io sono troppo curioso di vederla più da vicino, perciò adesso zoommo l'inquadratura così possiamo analizzare anche i più piccoli dettagli. Il viso di questa Super Sailor Jupiter mi sembra ben riprodotto ed è molto fedele al disegno del personaggio. Mi colpisce sempre favorevolmente l'utilizzo della vernice dorata e di addirittura 2 sfumature di verde glitterato, una più chiara per la tiara e per il ciondolo sul collo e una un po' più scura per la spilla a forma di cuore. L'unica nota negativa è questa vernice lucida sugli occhi che a seconda dell'angolazione da cui proviene la luce la riflette.
Rimango invece perplesso per quanto riguarda l'acconciatura. I capelli, infatti, raccolti in questa coda di cavallo avrebbero dovuto essere più lunghi e folti. Nel complesso mi sembra che questo modellino sia stato sia scolpito che colorato con molta precisione. E come sempre, scendendo verso il basso, arriviamo alla nota dolente, la basetta di supporto. Ragazzi, è veramente terribile, perfino peggiore di quella delle altre guerriere Sailor. Ingloba completamente il piede e oltretutto prima, in fase di montaggio, ho fatto molta fatica ad inserirla. Insomma, per quanto mi riguarda, questa basetta è bocciata, anzi, bocciatissima. Parliamo un po' di dimensioni. La misuro col metro per scoprire quanto è alta. Mi sembra all'incirca 22 cm e mezzo. Nel caso in cui la misura col metro non vi bastasse, la vediamo adesso confrontata con i modellini delle altre guerriere che ho già analizzato nei miei precedenti video. Devo ammettere che la sua statura non mi convince del tutto, perché come dicevo anche nel segmento precedente, Super Sailor Jupiter dovrebbe essere la più alta tra tutte le guerriere del sistema solare interno. Invece da questo confronto sembra addirittura più bassa rispetto alle due colleghe, anche tenendo conto del fatto che nella sua posa finale di trasformazione tiene un po' le gambe piegate, avrebbe quantomeno dovuto apparire alta come loro. A questo punto sono curioso di scoprire quando usciranno tra un po' di mesi quanto misureranno Super Sailor Uranus e Super Sailor Pluto, che sono in assoluto le guerriere più alte. Per completezza aggiungo al confronto anche le Glitter and Glamours di Super Sailor Moon e di Eternal Sailor Moon. Fermi tutti però, perché i confronti non sono ancora terminati, adesso è il turno di un modellino proveniente dal passato. E si tratta della Girls Memories Figure di Sailor Jupiter, uscita in occasione del 20° anniversario, quindi circa una decina d'anni fa. Oltre all'evidente differenza di statura, mi colpisce anche molto la diversa colorazione dei capelli. La Girls Memories Figure è infatti basata sull'anime storico degli anni 90, quando Makoto sfoggiava una capigliatura castano scuro. Invece la Glitter and Glamours riproduce la colorazione ufficiale del manga che poi abbiamo visto nel remake di Sailor Moon Crystal e di Sailor Moon Eternal, un castano ramato. Anche se sono un inguaribile nostalgico e per tanti aspetti preferisco l'anime storico, in questo caso devo riconoscere che il castano ramato si abbina molto meglio ai colori di Sailor Jupiter e dona al suo viso una maggior lucentezza. Anche per quanto riguarda l'armonia nelle forme del corpo, la Glitter and Glamours vince a mani basse. L'unico aspetto per cui preferisco la Girls Memories è la basetta. Adesso però lasciamo spazio a Super Sailor Jupiter per le sue valutazioni finali. Ed è finalmente arrivato il momento di dare un po' di voti. Per la categoria somiglianza al personaggio, il mio voto è 9. Il viso di questa Super Sailor Jupiter è molto grazioso ed è fedele al disegno originale. Per la categoria colorazione, il mio voto è 8. Non ho trovato difetti o sbavature. La pittura è stata stesa in modo preciso ed uniforme. D'altra parte, non sono stati utilizzati dei chiaroscuri che avrebbero dato un maggior senso di profondità al modellino. Per la categoria basetta di supporto il mio voto è 4. Questo piedistallo affossa completamente il piede di Super Sailor Jupiter. Inoltre, anche in fase di montaggio è stato più difficile del solito riuscire ad inserire il piede correttamente nella basetta. Per la categoria posa, per coerenza con le precedenti recensioni, darò 7. Infine, per il rapporto qualità-prezzo, il mio voto è 9. Questa action figure mi è costata 35 euro più le spese di spedizione. Facendo due conti, la valutazione finale che si porta a casa questa Glitter and Glamours di Super Sailor Jupiter è di 7.4. Un buon risultato in linea con quello delle altre Glitter and Glamours. Ben ritornati! Se vi è piaciuto questo nuovo unboxing di Super Sailor Jupiter, vi chiedo di mettere un like,
di iscrivervi al mio canale e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sui prossimi contenuti che pubblicherò e di condividere il video su tutti i vostri social. Inoltre, se già non mi seguite, vi chiedo di iniziare a farlo anche sulle mie pagine Instagram e Facebook, dove mi potete trovare sempre con il nickname Uramariki Professione Nerd. Infine, vi chiedo se vi va di lasciare un commento sotto il video per farmi sapere cosa ne pensate di questa Glitter and Glamours e della guerriera in generale. In ogni caso, rimango sempre a vostra disposizione per dubbi, consigli, richieste o perplessità. Anche per oggi ho concluso, perciò vi ringrazio e vi do appuntamento, se vi va, al prossimo unboxing. Ciao ragazzi, passo e chiudo.